I miracoli di Giampilieri. Il 21 ottobre 1989, a pochi chilometri da Messina, nella casa della famiglia Micali Nino a Giampilieri Marina, si verifica un evento destinato a cambiare radicalmente la vita della famiglia e di migliaia di persone. Una sacra immagine del Santo Volto di Gesù comincia a lacrimare, fenomeno che dura per diversi mesi e attira l'attenzione di numerosi devoti e curiosi, così come dei media, che trattano l'evento con grande interesse e rispetto. Migliaia di persone si recano a vedere il volto dell'Ecce Homo, e tra di loro alcune ricevono grazie, altre si convertono o guariscono da malattie. Inizialmente, la famiglia Micali è sorpresa e disorientata dall'afflusso di persone e cerca di evitare che la notizia si diffonda ulteriormente, rifuggendo qualsiasi forma di pubblicità e interesse personale. Le lacrime vengono subito analizzate e si scopre che sono lacrime umane. Il 27 marzo 1990, in prossimità della Pasqua, l'evento assume un aspetto ancora più clamoroso quando le lacrime del Santo Volto diventano di sangue, fuoriuscendo anche delle spine dal sacro capo, dal naso e dalla bocca, lasciando la signora Pina Micali, impaurita e stupefatta. Inoltre, croci di sangue di varie forme e dimensioni iniziano ad apparire ovunque in una stanza, e ancora oggi una parete di quella stanza è ricoperta di piccole croci di sangue. Anche questo sangue viene immediatamente analizzato e confermato come sangue umano. Da quel 21 ottobre 1989, nella stanza con statue e immagini di Gesù, della Madonna e di Padre Pio, che hanno più volte lacrimato e versato sangue, si sono verificate numerose guarigioni per chi visita e prega profondamente. Un'altra grande emozione per i visitatori è data dal cotone su cui appaiono misteriosamente crocette e volti di sangue, che emanano un profumo intenso e sorprendente, più gradevole di qualsiasi profumo conosciuto. I fenomeni avvenuti a Giampilieri non si limitano solo alle lacrimazioni, ma includono molto di più. Inizialmente, Pina riceveva locuzioni interiori che la esortavano alla preghiera, all'amore, alla penitenza e all'unità. Successivamente, cominciò a vedere Gesù, il quale, a partire dal 1992, ogni anno prima della Quaresima, le chiede se è disposta a rivivere la sua passione per la conversione dei peccatori. Così ricevette le stimmate e anche dei segni sulle ginocchia simili a quelli che aveva Natuzza Evolo. Gesù le annunciò che i suoi dolori sarebbero aumentati ogni anno, cosa che si è puntualmente verificata. In questi anni, Gesù ha regolarmente chiesto a Pina di soffrire per lui, come fa con ogni anima vittima disposta ad aiutare il Signore per salvare i peccatori. Pina Micali ha ricevuto molte locuzioni interiori e messaggi dalla Vergine Maria. Questi messaggi includono diversi temi importanti. La conversione. La Madonna avrebbe incoraggiato la conversione dei cuori e l'abbandono del peccato. La preghiera del Santo Rosario. Avrebbe invitato i fedeli a pregare il rosario per la pace nel mondo e per la conversione dei peccatori. La carità e l'umiltà. La Madonna avrebbe sottolineato l'importanza di amare gli altri e di essere umili. La penitenza e i sacrifici. Avrebbe esortato alla penitenza e al sacrificio per la redenzione dei peccati. Ha anche chiesto di pregare intensamente per i sacerdoti, le suore, i seminaristi e la Santa Chiesa poiché stanno vivendo in tempi malvagi. Alcuni dei messaggi hanno un tono apocalittico, come quello dato da Gesù il 20 ottobre 1998, in cui dice: «Figlia mia, l'ora è quasi su di voi, in cui la grande giustizia di nostro Padre scenderà sul mondo intero. Osservate il cielo, perché lascerò cadere enormi masse distruttive dalle coppe capovolte dei miei angeli. Molte regioni e tutti i paesi e tutte le isole saranno ben presto annientati. Sì, molte città saranno distrutte per sempre. Dal cuore dei mari, onde potenti si getteranno e distruggeranno le coste. L'aria sarà putrida e la visibilità zero. Molto presto la terra intera tremerà. Corpi celesti colpiranno la terra con grande forza e l'uomo manderà alla cieca delle bombe per distruggerle. Con l'impatto dei corpi celesti, elettricità, gas, petrolio e acqua non saranno più disponibili. Il caos seguirà con molta carneficina. Figlia, voglio comunicarti qualcosa che senti da molto tempo e che non osi scrivere. Sono i segni che vi condurranno alla data del grande avvertimento. Non dovete né speculare né ricercare le date, ma essere attenti ai segni e alle indicazioni. Non cercate le date, Dio solo conosce il giorno e l'ora. Il primo segno, la fuga del Papa da Roma,
il suo falso funerale e la nomina dell'antipapa. Il secondo segno, la caduta della borsa e il panico finanziario. Il terzo segno, l'inizio della guerra. Il quarto segno, la fuga degli uccelli e degli animali della natura. Il quinto segno, una grande croce bianca nel cielo per 7 giorni e 7 notti. Il sesto segno, notizie su una cometa che si avvicina. Il settimo segno, l'arrivo della cometa e l'inizio del grande avvertimento, con la grande esplosione e la nuvola bianca che colpirà la Terra. La grande siccità, conseguenza delle alte temperature della cometa, e la generale scarsità di acqua e di cibo. Il 20 maggio 2003 la Madonna trasmette questo messaggio. Figli miei, i castighi sono già incominciati, disse una volta mio figlio Gesù. Siete nati in un tempo molto difficile. Attenti al cielo, sarà sconvolto. Guai a tutta l'umanità. Presto vedrete i pianeti allinearsi, e dopo apparirà il segno della croce accompagnato da una voce che chiama. Terremoti colpiranno l'Italia, e catastrofi e disastri sono già in atto. Parole di fuoco saranno rivolte particolarmente ai religiosi. Siete stati servi inutili, e dirà il Signore. E cosa avete fatto dei miei ammonimenti e dei messaggi celesti della mia Santissima Madre? Vi ho costituiti come sentinelle del mio popolo, e voi, invece di svegliarlo, vi siete addormentati con esso. Ora vi dico, venite a Gesù, lui soffre per le offese ricevute. È necessario che i sacerdoti siano uniti e che tutte le persone consacrate offrano sacrifici, preghiere, atti di riparazione e adorazione a Gesù sacramentato per risollevare questa umanità decaduta e in agonia. Mi trovo davanti a una generazione nemica di Dio, che non ascolta più la verità. Da questo luogo richiamo ancora il mondo dicendo: fermatevi, perché la coppa dell'ira del Padre è traboccata. Deponete le armi, annientate la vostra superbia e il vostro io. Rivestitevi dell'armatura della fede, del perdono, dell'amore e dell'umiltà. Per avere la vera pace, o generazione, ascoltatemi. Abbassate il capo, riconoscete che siete peccatori, creature inutili senza l'aiuto del Creatore. Tornate a Lui con la preghiera affinché la sua volontà sia accolta nel silenzio del vostro cuore. Pregate, pregate, pregate. Le conversioni avvenute in quel sito furono numerose. Fedeli da tante parti d'Italia venivano e poi ritornavano alle loro case, o si convertivano oppure la conversione avveniva più tardi, grazie alla loro visita a quella stanza. Da quel luogo nacquero anche vocazioni religiose. Molti giovani scoprirono la loro missione meditando, prima che le statue piangessero. Incredibile è un episodio accaduto in casa di Pina. Una persona, che era posseduta, riceveva esorcismi da un sacerdote esorcista, ma la liberazione dai demoni non era ancora avvenuta, sebbene ci fossero stati dei miglioramenti. L'esorcista in questione non credeva a Pina e non benedisse la casa. Un giorno, l'ossessa si recò a casa di Pina a Giampilieri, contravvenendo palesemente al consiglio del sacerdote, che non ci credeva. Fu miracoloso ciò che accadde quando quella persona mise piede nella stanza delle lacrime. Il volto santo di Gesù e le statue della Vergine cominciarono a piangere sangue. L'ossessa cadde a terra e i demoni all'interno del suo corpo iniziarono a piangere e immediatamente se ne andarono, fuggendo dalla stanza. Nel processo si formarono croci di sangue sui muri e sulle statue. La persona si alzò da terra senza più demoni nel corpo, semplicemente per essere entrata nella casa di Pina, senza aver recitato alcuna preghiera nell'intervento dell'esorcista. L'esorcista, venuto a conoscenza di quanto accaduto in casa di Pina, cambiò pubblicamente idea e divenne apostolo della casa, ringraziando Pina per l'accaduto. La Chiesa non ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo ai fenomeni accaduti a Giampilieri, ma non ha nemmeno impedito gli incontri di preghiera nella cappella vicina. Nell'aprile 2020, in seguito alla lacrimazione di una statuina, il vescovo ausiliare di Messina, Monsignor Cesare Di Pietro, si era dichiarato favorevole alla preghiera e al cenacolo di spiritualità nato presso Pina Micali. Tuttavia,
Aveva precisato che fino a quel momento non era stata riscontrata alcuna soprannaturalità nei fenomeni accaduti a casa della veggente. Pina Micali è morta il 18 luglio 2021 a causa di un male incurabile. In seguito alla sua morte, è nata un'associazione dedicata alla sua memoria e alla diffusione del suo messaggio. La sua casa continua ad essere meta di pellegrinaggi, dove si organizzano regolarmente gruppi di preghiera, mantenendo vivo il cenacolo di spiritualità che Pina aveva creato.